buona regola allenarsi a lungo prima di salire sul ring, altrimenti si rischia di farsi davvero molto male. Ma come fare ad allenarsi nel mondo immobiliare senza salire direttamente sul ring? Senza dover far subito negoziazioni difficili con le agenzie immobiliari? Senza dover subire i preventivi delle imprese di ristrutturazione? Senza dover pagare da subito il costo della mancata esperienza di cantiere? In questo video voglio darti 3 consigli su come fare esperienza pratica e senza spendere neanche un centesimo. Vediamolo insieme all'interno del video. Ma prima mi presento, Guido Sponò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Iniziamo dal punto numero 1, eventi specializzati e workshop. Capire i dettagli tecnici dei lavori non significa che devi diventare un idraulico o sapere come posare alla perfezione una piastrella. Basta avere una comprensione di base che può evitarti in seguito notevoli complicazioni in cantiere. Ho gestito personalmente il mio primo cantiere e senza avere esperienza. È stato un inferno. Puoi però fare diversamente. Eventi e workshop gratuiti sono infatti un'eccellente occasione per capire non soltanto i dettagli delle lavorazioni, ma anche i costi dei materiali e la durata degli interventi. Questi eventi sono spesso organizzati da famosi rivenditori presenti su tutto il territorio nazionale. Workshop su come posare il laminato, come cambiare un lavandino o come effettuare un isolamento termico. È un ottimo modo per capire da una parte l'esecuzione tecnica dei lavori, dall'altra la durata richiesta mediamente da ciascun intervento. In questo modo, quando chiederai un preventivo o discuterai i dettagli di un lavoro, sarai già visto in partenza come un cliente informato e di conseguenza avrai più argomenti per negoziare il prezzo e le condizioni dell'accordo. Passiamo ora al consiglio numero 2. Impara da Walter. Ma chi è Walter? Walter è sempre pronto ad assorbire nuove abilità e tecniche quando si tratta di ristrutturazione. E non è neanche il suo lavoro. Quando impara qualcosa di nuovo, gli chiedo quanto tempo abbia richiesto. Risponde più o meno sempre, un paio di video. Sono abbastanza sicuro che con qualche decina di video sarebbe in grado di costruire un razzo. La verità è che applica subito ciò che impara ed ha la fortuna di essere bravo. È talmente bravo che ha ristrutturato una bifamiliare da solo, la casa dove attualmente vive. Gli chiedo spesso perché non cambia lavoro. Mi risponde che sarebbe troppo caro. Forse la modestia non fa parte delle sue qualità. Lo vediamo qui mentre esegue la tecnica di wrapping su dei vecchi infissi. Qui mentre colora i termosifoni, qui invece mentre posa il laminato. E qui la differenza tra un render, ovviamente fatto da lui, e il lavoro finito. Non tutti hanno ovviamente un amico come Walter, però se hai un amico come Walter, approfittane. Dagli una mano con i lavori. Ti assicuro che qualche weekend speso così non ha prezzo e può darti una comprensione adeguata delle dinamiche dei lavori. Abilità che ti torneranno decisamente utili al tuo prossimo cantiere. Passiamo ora al punto numero 3, ossia negozia in piccolo. La negoziazione è un ambito fondamentale in molti ambiti della vita. La sua importanza è però amplificata in ambito immobiliare, visti gli importi in gioco. Ho visto un video dove si vendeva una villa dal valore di oltre 10 milioni di dollari. Non sono tanto rimasto colpito dalla villa, lussuosa per carità, ma proprio dalla negoziazione stessa. Una negoziazione standard per un immobile decisamente fuori standard. Questo mi porta ad un punto che reputo fondamentale. Le regole base della negoziazione sono universali. Valgono quindi sia che tu stia trattando un piccolo oggetto oppure una proprietà di lusso. Perché quindi non iniziare in piccolo? Esistono famosi portali online che ti permettono di comprare oggetti usati oppure servizi. Inizia con importi di poche decine di euro. Magari qualcosa che ti serve davvero. Capisci il contesto della negoziazione, il valore di ciò che stai negoziando.
Porta la tua offerta e giustificala e sii disposto a lasciare la trattativa. Quando vedrai che riesci a spuntare buoni affari per piccoli importi, questo può essere il segnale che è arrivato il momento di passare a importi più grandi. Anche in questo caso, allenati in palestra prima di passare sul ring. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.